Buongiorno, scusate per la voce, speriamo di arrivare in fondo, nel caso interverrà il collega Matteo. Sì, il nostro compito è inquadrare un po' quelle che sono le tendenze di consumo nel mondo. Lo facciamo da 100 anni come Nielsen, lo facciamo in Italia, lo accennavo ad Alessandro che abbiamo questo anniversario in comune, in Italia lo facciamo da 60 anni, quindi dal 1963. E quello che facciamo è monitorare le dinamiche di consumo e di acquisto, quindi diciamo, per farla semplice, la spesa al supermercato e quali che sono le opinioni, le preoccupazioni, le priorità per i cittadini. Lo facciamo in 90 paesi che rappresentano diciamo il 90% del PIL globale e lo facciamo anche in Italia. Abbiamo provato a fare un percorso, come diceva Roberta, dall'alto, quindi partiamo da un'indagine globale, il Consumer Outlook, che dà appunto l'inquadramento su quelle che sono le priorità di azione e i comportamenti d'acquisto dei consumatori. Si è già parlato nell'introduzione, nelle lettere, di sostenibilità. Noi ogni anno, da tanti anni ormai, facciamo questo Global Sustainability Report per capire quali sono le forze del cambiamento e quindi vedremo come la vedono i consumatori per questa, diciamo, rivoluzione o green transition. Quello che poi abbiamo fatto per l'azienda Valente è investigare quelli che sono i trend e l'evoluzione della domanda di frutta e verdura in Italia, quelle che sono le esigenze emergenti dei consumatori. Partendo da quello che è l'atteggiamento di consumo, stiamo vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi 30 anni. C'è questa mentalità recessiva, come l'abbiamo chiamata, quindi la maggioranza dei consumatori nel mondo, il 62%, pensano di essere in recessione. Il 48% pensa che lo sarà anche nei prossimi 12 mesi. Se vogliamo cercare di guardare con ottimismo al prossimo futuro, diciamo che questo 48 è un po' meno del 62, quindi c'è una quota a parte che pensa che in 12 mesi la situazione sarà migliore. Il 38% dei cittadini mondiali, che diventa un 36% in Italia, diciamo che inizia a far fatica a arrivare a fine mese e quindi adotta dei comportamenti di spesa, di consumo, che poi vedremo, per rientrare nel budget familiare. Quindi la mentalità recessiva comporta poi degli atteggiamenti di consumo, ma vedremo che nonostante la situazione difficile, i consumatori nel mondo e in Italia hanno un'attenzione e hanno delle priorità nei loro comportamenti di spesa e di consumo. Questa non pretendo che leggiate le percentuali, però concentriamoci sulla fascia rosa, sulla destra, e la percentuale di cittadini nei paesi del mondo che ritiene che la loro situazione finanziaria sia peggiore rispetto all'anno precedente. Quindi due aspetti: prevale il colore rosa e c'è una sorta di polarizzazione, c'è anche una quota di cittadini, quella azzurra, che ritiene la situazione finanziaria migliorata. Quindi c'è questo fenomeno di polarizzazione che è tipico degli ultimi 10 anni, polarizzazione nei comportamenti anche di consumo, quindi si va a risparmiare su determinati consumi, ad esempio fuori casa, per magari poi comprarsi dei prodotti premium sullo scaffale del supermercato o nel negozio di fiducia. Questa percentuale in Italia è del 36%, che guarda caso equivale alla percentuale di famiglie in difficoltà che stanno adottando specifici comportamenti di risparmio.
In questo contesto, diciamo, abbastanza negativo, come vi accennavo, i cittadini rimangono fermi su determinate priorità. Quindi da un lato avere una sicurezza finanziaria è legata al posto di lavoro, si è tornati a risparmiare, si guarda al benessere mentale, al benessere fisico e si guarda alla sostenibilità. Quindi queste sono le 4 tematiche importanti per i cittadini del mondo e diciamo che l'Italia è un protagonista perché ed è allineato ai dati mondiali. Quindi benessere mentale e fisico vuol dire anche acquistare e consumare dei prodotti di qualità superiore, dei prodotti di origine certa, dei prodotti che hanno, poi lo vedremo con Matteo, hanno determinate caratteristiche. Sostenibilità finanziaria, sociale, sostenibilità dell'agricoltura, di tutte le pratiche legate all'ambiente, è entrato come non mai negli ultimi 2 anni nelle priorità dei consumatori. Peraltro questo è molto importante, perdonami Stefano, Vai. anche perché di 4 elementi è l'unico, se vogliamo, non egoista, passatemi il termine, perché le mie finanze, la mia salute fanno in questo momento sempre riferimento alla sfera personale. La sostenibilità è quell'elemento che si lega agli altri da un certo punto di vista, ma che è anche l'unico dei 4 a provare ad avere uno sguardo un po' più ampio rispetto, diciamo, al nostro orticello, passatemi la battuta. Ecco, abbiamo detto che le priorità e la situazione finanziaria comporta dei cambiamenti nelle intenzioni di spesa. Qua parliamo sempre di uno sguardo dall'alto, ma da uno sguardo globale, ma la situazione italiana è abbastanza simile. Quindi cosa stiamo facendo per essere sereni dal punto di vista di gestione del budget familiare? Sulla sinistra vedete le percentuali di cittadini mondiali che vanno a ridurre, quindi il fuori casa sia dal punto di vista della ristorazione fuori casa sia dal punto di vista dell'intrattenimento, l'abbigliamento, tutto quello che è stato un trend molto importante durante la pandemia, quindi i food delivery, l'asporto, quello che era l'acquisto di prodotti a contenuto di servizio, e poi l'arredamento, in generale gli investimenti per la casa. Sulla destra trovate quelle che sono le voci di spesa in aumento, e questo è abbastanza sorprendente, perché in una situazione finanziaria dove 1/3 dei cittadini globali ha problemi ad arrivare a fine mese, vedete che a parte le spese obbligate, le utenze, i trasporti, se vogliamo mettiamoci dentro anche l'istruzione, ci sono 4 elementi che sono i prodotti freschi, la carne, i prodotti che danno benessere e salute, i latticini, che sono tutti in positivo. Quindi circa 1/3 dei cittadini del mondo ha deciso di aumentare le spese per prodotti sia diciamo per cura persona sia alimentari che rispondono a queste caratteristiche: freschezza, benessere e salute e prodotti di qualità. Questo è importante perché si aggiunge al trend legato alla sostenibilità, quindi da un lato qualità e prodotti che danno diciamo benessere e salute, dall'altro sostenibilità. Anche qui l'elemento di rottura è legato al fatto che, specialmente il mondo alimentare, di quelle voci di spesa aumentata è quello che tendenzialmente subisco di meno, perché di fatto non posso scegliere volontariamente se spendere di più o di meno per le bollette. Diversamente sicuramente c'è una tematica inflattiva, ma contribuisce anche una volontà, una ricerca di gratifica, di sostituzione di quello che non faccio più quando esco a cena e che mi porta a voler spendere di più nella mia spesa per il consumo casalingo. Quindi dopo aver analizzato le priorità legate al benessere mentale e fisico, al benessere anche del proprio portafoglio, proviamo a concentrarci sulla sostenibilità. Quindi noi ormai da anni, quando ancora non se ne parlava, stiamo seguendo il fenomeno.
siamo arrivati a un punto di svolta, vale a dire, fino a qualche anno fa si parlava di greenwashing, si parlava di sostenibilità come ciliegina sulla torta delle aziende e delle istituzioni e degli stessi consumatori. La sostenibilità ormai è diventata un obbligo, perché ci sono dei costi che proprio legati alla sostenibilità, all'andamento climatico, al cambiamento climatico, alla tipologia di consumo, agli obblighi che hanno le istituzioni diciamo europee e locali. Ormai la sostenibilità è diventata parte delle priorità di tutti gli attori del settore, quindi dal consumatore alle aziende e alla politica. Questo è dovuto al fatto che alla fine diventa qualcosa che in prospettiva, nel lungo periodo, ha la sua economicità. Quindi se prima non conveniva, adesso il momento di svolta ci dice che oggi conviene. Pensate al prezzo dell'energia, questi alti e bassi, pensate a tutti gli stress che ci sono stati sulla supply chain, pensate al packaging e ai cambiamenti del packaging. Peraltro, se parliamo di packaging, ci sono anche lì dei fortissimi cambiamenti in atto legati a quella che chiamano la paperization, quindi sempre più carta e sempre meno plastica. Ci sono attività per ripulire i mari e gli oceani dalla plastica, che è un tema caldissimo. È diventato un obbligo ed è diventato sostenibile esso stesso, quindi sostenibile dal punto di vista economico. Se guardiamo al comportamento di spesa, qua abbiamo elencato quali sono i driver, quindi quali sono i fattori di scelta nel momento in cui sono davanti allo scaffale. La sostenibilità oggi guida circa l'11% delle scelte dei consumatori davanti allo scaffale. Allora, la cosa interessante, come vedete, è che sempre per questi fenomeni di polarizzazione, in prima posizione abbiamo prezzi accessibili, che è un po' il tema anche dei prodotti sostenibili, che solitamente sono più cari rispetto agli altri prodotti. Poi si ritorna all'igiene e alla sicurezza, si ritorna al prodotto salutistico e si ritorna alla fiducia del brand. Quindi diciamo i primi 5 elementi in qualche modo sono correlati. Bene, questo 11%, quando andiamo a chiedere quanto è importante la sostenibilità oggi, è importante per più della metà dei consumatori. Poi vedremo che tipo di trend hanno avuto, però il 42% ci dice che in soli 2 anni, sarà stata la pandemia, saranno state le riflessioni, saranno stati gli eventi climatici estremi, però per il 42% l'importanza della sostenibilità ha avuto un aumento molto, molto importante. Quindi per questo diventa un po' il tema centrale anche dei comportamenti di spesa. Anche qua non pretendo probabilmente non riuscite a leggere i numeri, però vi provo a raccontarveli. Quindi questo 55% che è l'importanza della sostenibilità oggi, con un aumento del 42% rispetto a 2 anni fa, non è solo dei paesi sviluppati. La grande novità, che forse a fronte degli eventi, quello poi proviamo a capire il perché, però ci sono dei paesi che fino a 2 anni fa diciamo, non si occupavano, non erano interessati alla sostenibilità, che oggi invece sono tra i primi paesi in classifica: Indonesia, Brasile, India, Sudafrica, Messico e ha un 61% l'Italia. Quindi ripeto, oltre al fatto che la sostenibilità essa stessa è diventata sostenibile anche dal punto di vista economico, al di là delle barriere diciamo legate alla burocrazia in molti casi, è divenuta importante anche per i paesi emergenti, per i paesi in via di sviluppo. Vale ovviamente anche l'opposto, cioè il fatto di trovare in questo grafico la Francia in fondo, quasi a far
sembrare che il consumatore francese non sia interessato al tema della sostenibilità, in realtà è da leggersi al contrario, perché in quel sistema che vedevamo prima, con l'attore istituzionale e l'attore, diciamo, consumatore, laddove c'è già una presenza istituzionale forte, come in Francia, con una legislazione di un certo tipo che guida in qualche modo la discussione legata alla sostenibilità, chiaro che il consumatore trova quasi i compiti già fatti, quindi di fatto non gli sembra importante semplicemente perché è già importante per lui come tema. Ecco, peraltro la Francia ha un ruolo di guida e centrale in tutte le attività legate alla Plastic Free Certification, quindi in Europa è il paese leader che è già avanti con questa certificazione, questo impatto zero che le aziende portano avanti sui loro prodotti e diciamo che vanno poi al consumo finale. Giusto per citare un'azienda che noi di Nilse conosciamo bene, Tetra Pak, che fa il Tetra Pak, quindi fa carta o cartone con alluminio, ha dei piani incredibili di cambiamento del packaging che andranno a sconvolgere quello che fanno oggi. Non posso dirvi altro per ragioni di confidenzialità, però anche un'azienda mondiale che si occupa di packaging, e si occupa di quale packaging? Di prodotti freschi, quindi di succhi di frutta, di latte, insomma, e di prodotti che devono garantire, che hanno l'obiettivo, packaging che hanno l'obiettivo di garantire la tenuta e la qualità del prodotto. Quindi abbiamo detto che finalmente la sostenibilità è entrata nell'agenda dei consumatori, quindi non solo delle istituzioni, non solo delle aziende, ma la consapevolezza è cresciuta, è diventata molto importante in tutti i paesi del mondo, anche quelli emergenti. Perché è diventata importante? Uno, perché per oltre il 50% dei cittadini del mondo se ne parla. Quindi, e questo è un punto che probabilmente Matteo riprenderà parlando di prodotti agricoli. Quindi è legata molto al cambiamento climatico, all'informazione, è legata, come si diceva all'inizio, alle priorità dei consumatori, quindi la sicurezza di quello che mangio e i prodotti e la salute determinata dai prodotti che mangio. Poi chiaramente ci sono delle generazioni che stanno crescendo e per le generazioni giovani queste percentuali sono molto più alte, quindi spostandosi in là con l'età questi dati non faranno altro che consolidarsi e diventare sempre più importanti. Chiaramente qua in verde abbiamo messo la consapevolezza legata a quello che succede, all'informazione, all'educazione, in verde la consapevolezza legata a quello che succede sostanzialmente, all'impatto. Poi se noi guardiamo al mondo in generale e parliamo di eventi meteorologici estremi, adesso ne abbiamo avuto ahimè uno estremo anche in Romagna, un cittadino su 3 al mondo è stato esposto in maniera importante a eventi estremi. Citiamo i 4 paesi che sono stati esposti ad eventi estremi, che sono la Sud Corea, l'Indonesia, l'India e il Sudafrica, che guarda caso sono paesi, come avete visto nella slide precedente, dove la consapevolezza sull'importanza della sostenibilità è diventata è in fortissima crescita. Abbiamo detto che la sostenibilità è entrata nella testa dei consumatori che stanno già adottando delle modalità d'acquisto che noi nell'andare a proporre i nostri prodotti dobbiamo tenere ben presente. Quindi banalmente, ma questo ormai è un trend consolidato, durante la spesa o uso borse riutilizzabili o borse riciclabili, compro sempre il necessario per evitare sprechi. Questo è un trend importante in tutto il mondo. Circa un consumatore su 2 fa la spesa più spesso ma compra meno prodotti, soprattutto se parliamo di prodotti freschi, di frutta, di verdura, di pesce, di carne. Poi attento al risparmio energetico e è molto sensibilizzato sulla raccolta differenziata. Anche qua abbiamo parlato di quello che sta succedendo sul packaging. Sulla raccolta differenziata
siamo da un punto di vista di informazione al consumatore finale indietrissimo, cioè dobbiamo lavorare come aziende e come filiera su questo aspetto, quindi il consumatore deve capire come riciclare e dobbiamo dargli indicazioni chiare. Da una nostra indagine risulta che solo per il 16% degli italiani le informazioni sul packaging sono chiare, quindi a quel punto qualcosa le aziende, senza aspettare decisioni di carattere istituzionale, devono fare. Ecco, c'è una problematica anche di domanda che frena un po' l'acquisto di prodotti sostenibili. Il primo è, come accennavo prima, le opzioni sostenibili sono troppo costose. E qua è un po', penso che Matteo approfondirà il tema, ma qua è un problema di educazione e di trasmissione di valore. Cioè, per il 41% sono in una situazione finanziaria, per il 41% sono troppo costose e in realtà poi cosa succede? Che se comunicate bene, se si comunicano bene i vantaggi, le caratteristiche, l'origine, la sostenibilità del packaging o azione di sostenibilità dell'azienda, alla fine vale la pena investire per questi prodotti sostenibili. Ecco, una domanda che abbiamo fatto è questa, cioè, ma chi è responsabile della sostenibilità? Qua abbiamo provato a mappare più o meno quali sono, no? Qual è la filiera, quindi dall'azienda di produzione fino al consumatore finale. Ecco la risposta. Ad oggi il 46% dei cittadini nel mondo ritiene che chi deve prendere iniziative, chi deve guidare, chi ha la responsabilità di proporre prodotti sostenibili siano le aziende, le grandi aziende, in questo caso del largo consumo. In seconda posizione i governi locali, ma c'è in terza posizione i consumatori, che loro stessi si dicono sì, ma anch'io alla fine come consumatore finale devo fare delle scelte che poi guidino le aziende e anche le istituzioni a propormi prodotti più sostenibili. Un 28% sono i coltivatori, quindi proprio la fonte ultima e l'inizio di questa catena di valore sono i coltivatori e i produttori. È interessante vedere come in fondo a questa classifica rimane qui dietro di me purtroppo, ma ci sono le istituzioni finanziarie che però con le politiche che stanno portando avanti rispetto quantomeno alla promessa di andare a favorire nei finanziamenti aziende che adottino determinate pratiche di sostenibilità, sicuramente stanno portando e dovrebbero portare a scalare quantomeno un po' questa classifica. Esatto, e lo stanno iniziando a fare, guarda caso, in un momento in cui, come dicevo prima, la sostenibilità diventa sostenibile in se stessa dal punto di vista economico. Quindi anche le banche e le istituzioni finanziarie iniziano a muoversi in questa direzione. Cosa estremamente positiva, sappiamo tutti che dobbiamo accelerare sul tema. Una cosa molto interessante, prima di passare la parola a Matteo, è questa. Adesso magari abbiamo detto che i brand le aziende sono quelle che riteniamo siano più responsabili. Quando siamo andati a chiedere ma dove riponi, su che elemento della filiera riponi la tua fiducia? Bene, in seconda posizione, in prima ci sono gli scienziati, le agenzie che certificano, eccetera, ma in seconda posizione ci sono i produttori. Quindi questo a livello mondiale, un terzo, il 31% dei cittadini ripone la fiducia nei primi attori della filiera, quindi nei produttori. Qua ne abbiamo tanti, anche in prima fila, e questo è un dato importante, quindi ci vuole educazione, ci vuole del consumatore finale, ma è importante sono importanti tutta una serie di elementi che adesso Matteo ci va a raccontare. Grazie. Peraltro teniamo a mente questo tema di fiducia perché tra poco lo ritroviamo.
Quello che andiamo a vedere adesso è un focus sul mondo agricolo, ortofrutticolo, che è frutto di un'analisi che abbiamo fatto apposta per questo evento, quindi di fatto rispetto ai dati precedenti, che sono parte dei nostri studi globali più ampi, questi posso dirvi non li rivedrete da nessun'altra parte. E il primo dato interessante è quello relativo all'abitudine di consumo, e a me personalmente, pur che nonostante operi in qualche modo in questo mercato, mi ha sorpreso, perché io sono consumatore molto trasparente, c'è una prevedibile dominanza del canale supermercato-ipermercato, ma al secondo e terzo posto troviamo i fruttivendolo e i mercati, tanto che infatti ogni persona mediamente visita più di 2, diciamo, di questi canali, e lo fa perché? Per il tema che dicevamo precedentemente, quello della fiducia rispetto al produttore, perché quando vado dal fruttivendolo o al mercato, un po' perché è così e un po' perché questo è il percepito, sento di stare in qualche modo accorciando la filiera e percepisco molto probabilmente anche un vantaggio dal punto di vista qualitativo. Ovviamente in una categoria come questa, internet, che sta avendo con l'e-commerce una assolutamente crescita dirompente, qui è ancora molto marginale. Ed è marginale anche in virtù di quelli che sono gli attributi che oggi un consumatore va a considerare nell'acquisto di frutta e verdura. I 4 attributi principali sono la stagionalità, il prezzo, l'aspetto e il luogo di origine. Punto importante: stagionalità e luogo di origine sono i 2 attributi maggiormente in crescita. Quindi, ancora legato ai temi di sostenibilità, non voglio portare, diciamo, stress sulla filiera se cerco prodotto di stagione, prodotto magari coltivato vicino a casa mia. Gli aspetti centrali sono, diciamo, un po' meno delle buone notizie. Il primo, la notizia peggiore forse, è quella dell'aspetto, che è anche quella che in qualche modo condanna un po' l'online, perché ancora molti consumatori vogliono di fatto vedere cosa stanno comprando, sebbene poi sappiamo perfettamente che non necessariamente l'estetica ci racconta poi la qualità del prodotto. Il secondo elemento è quello del prezzo, e già citavamo prima come ad oggi la percezione anche del prodotto sostenibile è quello a volte di essere più caro, se non eccessivamente caro. Però in realtà la sostenibilità è proprio uno degli elementi per abbattere la barriera del prezzo, ovvero i consumatori dichiarano di essere disposti a pagare di più per il prodotto frutta e verdura se questo porta con sé attributi di sostenibilità. Quindi se sono sicuro che chi la coltiva rispetta l'ambiente, se sono sicuro di una... Ancora, ritroviamo la filiera corta che citavo poco fa, favorire il lavoro sostenibile, l'ottimizzazione delle risorse, quindi preso nel complesso l'argomento, però si dichiara il consumatore, e posso anche dirvi poi lo fa veramente al di là del dichiarato, a spendere di più per un certo tipo di prodotto. Peraltro, quando diciamo che si è disposti a spendere di più quando si rispetta l'ambiente, è sempre un consumatore attento allo spreco, a tutto tondo, quindi vuol dire compro la confezione piccola perché questa mi garantisce di rischiare di sprecarne meno, non compro prodotti, preferisco evitare prodotti che non sono sostenibili, quindi c'è anche un meccanismo di sottrazione rispetto a chi non è in grado di darmi questo messaggio, e questo è quello che succederà fisiologicamente di qui ai prossimi 10 anni. La sostenibilità è oggi un carattere distintivo, tra 5 o 10 anni sarà semplicemente la condizione per restare nel mercato, e chi non sarà così semplicemente andrà a fare qualcos'altro. In ultimo c'è anche, ancora legato al tema dell'aspetto, questa in qualche modo missione di salvare la frutta e la verdura che altrimenti rimarrebbe invenduta. Quindi c'è chiaramente una parte di consumatore consapevole che ha capito che non necessariamente l'aspetto è elemento preponderante.
Quando diciamo che il consumatore è disposto a pagare di più, è importante però anche vedere quanto di più. Mediamente sul mondo del largo consumo siamo sotto al 10%. 10% che però non vuol dire la stessa cosa per tutti. Quindi se parto dal basso, un prodotto di cibo per animali sostenibile, magari ecco, smuove la coscienza, ma oggi mi dà un dichiarato di voler spendere circa in media il 7% in più per un prodotto sostenibile. Se veniamo al nostro mondo, quello ortofrutticolo, siamo all'11% e l'unica categoria di prodotto che lo sorpassa nelle intenzioni di spesa è il pesce, che in un mondo di sostenibilità, in un mondo di tematiche ambientali, è sicuramente la categoria che in qualche modo sta anche comunicando meglio oggi quello che è il problema da affrontare e quanto vada tutelato il mare, cioè il luogo dove poi questo prodotto si va di fatto a raccogliere. Se poi andiamo a vedere quelle che sono le tecniche agricole oggi più famose, abbiamo chiesto ai consumatori quanto sono consapevoli, quanto si dichiarano conoscitori di queste tecniche. E il numero che vedete è relativo ai consumatori che ci hanno risposto: la conosco molto o abbastanza bene. Quindi, come dire, è consapevole di ciò che questo significa. L'agricoltura biologica tocca il 55% di chi ci ha risposto, frutta e verdura a residuo zero il 25%. Questo ovviamente è una media, si generano consapevolezze diverse o superiori in certe situazioni. Quindi chi ha figli, per esempio, si è magari informato di più, si dichiara maggiormente consapevole. Chi va a comprare la frutta quanto più possibile vicino al produttore ha magari trovato modo di sviluppare anche una comunicativa che l'ha reso molto più consapevole di questi argomenti. Con la consapevolezza però non va necessariamente il comportamento d'acquisto. E il residuo zero e il bio vivono di una dinamica molto differente. Quindi ritroviamo per esempio il 25%, ovvero che dichiarano di conoscere molto o abbastanza il tema del residuo zero. Ma se poi chiediamo quanto è importante per te questo tema quando acquisti frutta e verdura, ecco, in basso a sinistra trovate che chi si dichiara molto o abbastanza conoscitore a quel punto fa del residuo zero una caratteristica imprescindibile, perché per il 91-92% è caratteristica importante nel processo di acquisto. Quindi ha sì oggi un pubblico più piccolo, ma quel pubblico, diciamo così, in qualche modo ha sposato la causa. Non succede la stessa cosa per il bio. La platea è più ampia, ma chi dice e chi tratta il bio come una caratteristica molto importante nel processo d'acquisto non è più il 91-92% che vedevamo prima, ma scende al 67-68%. Peraltro, quando abbiamo chiesto ai consumatori cosa intendono loro o cosa cercano loro nel bio, ci rifacciamo ancora al concetto del senza, quindi senza concimi, pesticidi, antiparassitari, composti chimici, una coltivazione naturale. Quindi di fatto esiste anche nella mente del consumatore un po' di confusione, c'è una sovrapposizione di questi due concetti. Quindi non si può escludere che una comunicazione, un'educazione maggiore rispetto al residuo zero non possa portare in qualche modo a spostare dei clienti che oggi sono bio e che si spostano su quest'altra tecnica perché di fatto cerca per certi versi un po' le stesse cose. Anche perché oggi uno dei problemi, diciamo, della coltivazione biologica è una piccola parte di consumatori che comunque la ritiene un'operazione di marketing quasi pubblicitaria, ma soprattutto una fiducia nell'agricoltura biologica che è altalenante. Per esempio, anche chi si è dichiarato molto o abbastanza conoscitore del biologico,
comunque abbiamo un 35% di rispondenti che dice mi fido così così, cioè non sono proprio sicuro di come me la stanno raccontando. Quindi al di là della tecnica ritroviamo, come diceva prima anche Stefano Galli, un tema di educazione che poi sia nelle mani dei brand o dei retailer o di tutti e due, ma deve prendere la filiera dalla testa ai piedi, ma di fatto portare a una comunicazione più chiara e di fatto anche più solida, più trasparente per i consumatori. In sintesi, per ricapitolare quello che abbiamo visto insieme, il consumatore vive di fatto una situazione stressante, ma non si è dimenticato della sostenibilità, anzi l'ha portata nelle sue priorità per il 2023 e oltre. Sono ovviamente consumatori che possono influenzare il cambiamento, perché quando cerco un certo tipo di prodotto il mercato me lo verrà a dare, ma sono altrettanto loro influenzati da ciò che sperimentano, che vedono, che gli viene comunicato in qualche modo. Di fatto la sostenibilità è un trend globale, non fa più differenze nel mondo e che vede produttori e coltivatori come gli attori nei quali risiede la maggior fiducia nel portare avanti questo tema. Come dicevamo, la sostenibilità rappresenta anche un'opportunità perché si è disposti a pagare di più quando c'è un certo tipo di messaggio legato al prodotto e, come dicevamo, bio e residuo zero che vivono di dinamiche diverse e che con un'educazione più chiara possono però anch'esse rappresentare un'opportunità di crescita per il settore. Grazie.